Prova. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Vincenzo di Black Squirrel Paracord Italia e oggi andremo a realizzare un bracciale nato da due delle vostre richieste. Come voi sapete benissimo, delle richieste che di tanto in tanto mi fate, io mi piglio un appunto per farci poi dei tutorial successivi. Nel tutorial di oggi ho deciso di unire due delle vostre richieste per andare a realizzare questo bracciale qui. Purtroppo non mi ricordo chi di voi è stato a farmi questa richiesta, però in pratica uno di voi mi chiedeva come realizzare un bracciale Cobra con chiusura con nodo diamante, mentre l'altro di voi mi chiedeva come realizzare un Cobra bicolor. Così, unendo le vostre due richieste, ne è venuto fuori questo modello di bracciale. È chiaro che lo stesso bracciale possiamo realizzarlo con un intreccio Cobra standard, quindi non bicolor come in questo caso. Di questo posso dire che questa volta l'abbinamento è venuto discretamente bene a confronto dei miei soliti abbinamenti. Per chi lo volesse sapere, ho utilizzato i colori 38 Anai Gold della nostra tabella colori e il 62 Gunmetal. Comunque non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo con la realizzazione di questo bracciale. Oggi vi consiglio di stare molto attenti e di prendere carta e penna perché verrete rimandati a diversi tutorial che ho realizzato in passato. Iniziamo dal nodo diamante. In pratica questo è un nodo che ho realizzato nel tutorial precedente, quindi il tutorial numero 35, ed è il nodo che appunto servirà per andare a realizzare la chiusura del nostro bracciale. Ovviamente non vi farò il nodo adesso, vi rimando al tutorial 35 per andare a vedere come si fa il nodo diamante, che come al solito vi lascio nella descrizione del video. I metodi per andare a prendere la misura di questo modello di bracciale fondamentalmente sono due. Nel primo caso, se state realizzando un bracciale per il vostro polso, dovete fare in modo che una volta realizzato il nodo, nel momento in cui andate ad indossare il bracciale, debbano passare due dita tra il paracord e il vostro polso. Se invece state realizzando il bracciale per un'altra persona e ovviamente non avete in quel momento il polso di quella persona a disposizione, vi basterà mettere la parte iniziale del bracciale sul telaio e dovete fare in modo che da vite a vite ci siano la misura del polso di quella persona, in questo caso è un 16,5 più 3,5 cm, quindi in questo caso 16,5 e 3,5 farà 20. Se infatti pigliamo un righello e andiamo a misurare dal centro al centro della vite, come vediamo la misura è 20. Per quanto riguarda il modo di andare ad inserire le viti sul telaio, infatti il telaio che trovate sul nostro store di base non ha le viti, dovete andarle a acquistare in ferramenta e successivamente inserirle voi. Di come farlo ne parlo in ben due tutorial, il tutorial 33 e il tutorial dal titolo Unboxing più consigli. Entrambi ve li lascio come al solito sotto in descrizione. Una volta inserito la parte centrale del bracciale sul nostro telaio, dobbiamo andare ad unire i due fili di paracord, ovviamente se vogliamo farlo bicolor. Il modo per unire i due fili di paracord, anche in questo caso ho fatto un tutorial a parte, si tratta del tutorial 11 dal titolo Come unire due colori di paracord. A questo punto la prima cosa che dobbiamo andare a fare è andare ad inserire la parte di giunzione dei due colori qui sotto in questo modo. Ovviamente in questo momento non sto parlando di misure di paracord eccetera, ma come al solito troverete in descrizione la tabella completa delle misure in base alle circonferenze dei vostri polsi. Si tratta di un nodo Cobra che ragazzi l'abbiamo fatto e fatto più volte, però come al solito andrò molto lentamente. Io vi consiglio sempre di iniziare da sinistra, ma è semplicemente per una questione di abitudine, potete iniziare anche da destra. L'importante è che il colore che volete che stia al centro, quindi in questo caso il coyote, sia il colore a cui fate fare il primo movimento. Io in questo caso voglio che stia al centro l'Anai Gold, quindi metto l'Anai Gold alla mia sinistra e faccio questo primo movimento, quindi faccio andare il paracord di sinistra sopra, questo deve stare sempre al centro, quello di destra andrà sopra a questo che abbiamo appena passato, sotto le due centrali e dentro questa sorta di occhiello. A questo punto stringiamo facendo in modo che la giunzione fra i due colori stia sotto e al centro.
come avevamo detto l'ane gold è il colore che vogliamo sopra, quindi lo prendiamo e lo andiamo a posizionare nuovamente sopra. Prendiamo il blu, lo facciamo passare sopra in questo modo, sotto le due centrali e qui dentro. Prima di continuare con la realizzazione di questo bracciale vorrei ricordarvi che tutti i prodotti che utilizzo nei tutorial li potete trovare sul nostro store paracorditalia.com. Lì infatti potete trovare sia i kit già pronti, e ce ne sono diversi per ogni prezzo, sia le matasse di paracord che sono da 5, 15 e 30 metri, le fibbie, insomma tutto l'occorrente per la realizzazione dei vostri accessori in paracord. Successivamente prendiamo nuovamente la corda che adesso è a sinistra, la facciamo passare sopra, il blu lo facciamo passare sopra, sotto e qui dentro. Arrivati a questo punto, quando siamo ad occhio e croce al terzo nodo e quindi in quella situazione in cui ancora il paracord riesce a scivolare, dobbiamo tirare giù momentaneamente il bracciale dal nostro telaio e fare in modo che il nodo diamante, quindi la pallina che andrà a chiudere il nostro bracciale, passi da qui dentro. Quindi che cosa facciamo? Lo allarghiamo o lo stringiamo in base alla necessità e lo facciamo passare qui dentro. Quando la regolazione sarà tale da fare entrare e uscire il nodo, senza ovviamente creare né degli attriti né degli scivolamenti improvvisi, diciamo che più o meno questa potrebbe essere la misura corretta. Sì. Riposizioniamo il bracciale sul telaio e lo mettiamo nuovamente in trazione. Arrivati a questo punto rifacciamo l'ennesimo nodo ed è quello che andremo a fare fino alla fine del bracciale. Arrivati a questo punto, prima di andare a fare l'ultimo nodo, tiriamo giù il bracciale dal telaio e andiamo a realizzare l'ultimo nodo. Dopodiché andiamo a eliminare il paracord in eccesso e bruciamo, come dico sempre, senza schiacciare il paracord. Basterà infatti fare in modo che il paracord che stiamo bruciando si saldi col paracord attorno ed evitare di schiacciarlo in modo che venga, tra virgolette, più bello da vedere, cioè meno brutto da vedere. A questo punto andiamo a fare un test e come possiamo vedere la misura del bracciale è corretta. È chiaro che lo stesso modello di bracciale, quindi stiamo parlando del Cobra Bicolor, lo possiamo andare a realizzare con la fibbia in plastica, come se fosse un Cobra standard. E in questo caso basterà, seguendo il tutorial numero 1, il primo tutorial che ho fatto nel quale appunto parlo del bracciale Cobra, andare a seguire lo stesso identico procedimento sia per quanto riguarda i metri di paracord che per quanto riguarda le misure sul telaio, con l'unica accortezza di fare sì che la parte di giunzione fra i due colori non finisca all'interno della fibbia ma finisca leggermente fuori a 1-2 cm dal primo nodo. Va bene ragazzi, detto questo il tutorial finisce qui, spero che il bracciale in questione vi sia piaciuto. Nello specifico per quanto riguarda gli abbinamenti, in questo caso ho utilizzato un neutral grey colore 65 della tabella colori, il blue navy numero 11 e la gold numero 38 della nostra tabella colori. Detto questo il tutorial finisce qui e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo tutorial. Ciao ciao ciao!